tu come lo tieni? A destra? A sinistra? Lo tieni in alto oppure in basso, giù così? Sulla spalla. Ma che cosa dici? Lo tieni sulla spalla? Adesso, no, mica tutti possono tenerlo sulla spalla, dai. Lo tieni sulla spalla, ma dai. Davvero lo tieni sulla spalla? No, stamattina ho la sciarpetta, come vedi, ho il turbante che sembra una signora là a est, di quelle est-sud-est, con il turbante, la sciarpetta e tutto qua. Hanno anche i baffi, quindi generalmente gli somiglio molto. No, è che i casi sono due: o sei brutto sul serio o sei veramente bello, quindi le vie di mezzo non esistono. Allora ho pensato di spostare. Non è per quello, non è una questione estetica la sciarpetta, o perché sono l'attore che viaggia, è vero, figlio del vento. No, la sciarpa ha un perché, dato che parliamo di microfoni e di dove tenerli, perché alla fine ci devi registrare la tua voce, quindi siamo in aprile, in questo momento, non so che mese sia quando tu guarderai questo video, e dice aprile, non ti scoprire, la saggezza popolare, perché se ti scopri poi succede che ti viene quella specie di condensa, sai quella che viene nei vetri del bagno quando fai la doccia? Ecco, tu ti alzi, esci dalla coperta calda, c'è il freddo del mattino, si forma la condensa in gola e quando parli sembri Louis Armstrong. What a wonderful world! Che fai questa cosa qui, capito? Ancora non mi sono ancora scaldato e tutto, per cui cerco di tenere la voce calda. C'è questa parte qui, perché devo fare un bel filmato stamattina, ne ho due da fare, e uno è bello un po' così, proprio un po' vivace, quindi lo faccio per secondo quando la voce è bella calda, ma adesso che ancora è così, ancora è come dire, è ancora un po' sul cuscino, è perfetta per fare il primo, dove devo essere molto tranquillo. Ma mentre faccio questa cosa, come lo tengo? La domanda in realtà l'ho sentita da mia figlia mia, cioè invece di andare in giro a notte con telefonini in mano, guardare come si tiene il microfono, bussi alla camera da letto, senti che c'è uno che russa, sono io, vuol dire che sono lì dentro, e tu dici: babbo, come si tiene il microfono? E io te lo dicevo, non importava che tu andassi a guardare quello che ti dice che devi tenere il microfono sul terzo occhio, sul cos'è, il chakra? Qui no, l'occhio l'occhio che vede oltre la dimensione materiale. No, va bene, cioè anche quello è un modo di tenere il microfono, ma dipende sempre da che cosa devi farci col microfono. Se ci devi fare un voice over, a seconda del tipo di caratteristiche della stanza dove sei, della voce che hai, se hai la parlata pulita oppure molto sporca, perché magari, non so, hai avuto un intervento chirurgico, hai un po' più di salivazione, un po' più densa, per 1000 ragioni fai un po' di rumori, cambia la posizione del microfono e ti aiuterà. Ecco perché ti chiedo dove lo tieni, se a destra, a sinistra, sopra, sotto, eccetera. Poi potresti avere, per esempio, guarda, ti faccio sono degli esempi banali. Hai avuto un intervento, da questa parte fai un rumore perché c'è, dov'è che ho, da qualche parte, non so, ti hanno mai messo il ponte? Ti tolgono i denti, ti mettono il ponte, non è che te li rimettono come prima, i denti che ti mette il dentista, c'è il buco sopra, no? Per cui magari senti che ci sono delle consonanti che stai facendo e che fanno una specie di quando gli passi sopra. Se ce l'hai da questa parte, terrai il microfono da questa parte, perché questo tende a fare questo piccolo rumore. Dici, no, ma si sente lo stesso? No, tranquillo, è molto meglio. Hai una narice intasata, ti serve la voce del naso, non la mettere dalla narice intasata, capito? Sono queste sciocchezze, tu dirai: ma che cagata questa. No, non è per niente, guarda, neanche un po'. Adesso mi metto la cuffia, mazza se è alta, ho la cuffia, però sì, ce l'ho alta perché
devo farti sentire questa cosa della differenza del microfono. Allora, dicevo, come la tieni? In alto, in basso, di fronte? L'ho messo così che si possa spostare. In questo momento ce l'ho proprio esattamente davanti, in quel modo tipico che ti fanno vedere in tutte le foto, cioè prendono una pulzella, la mettono davanti al microfono, proprio così, davanti, in questo modo. E in questo modo cosa succede? Lo senti subito, mentre io sto parlando accade qualcosa, accade l'inevitabile. Aspetta che... Dove l'ho messo? Sono sicuro di avercelo. Sì, è qui, guarda, accade inevitabile. Perché? Perché la prima cosa che devi pensare è che guarda, questo è un video per diciamo chi non ha ancora non ci ha pensato. Tu che lo sai, lo so che lo sai, ma quelli che non lo sanno non lo sanno. Quindi faccio una cosa banale, l'ho già fatto in altri video. Questa è una fiamma. Se io la metto davanti alla mia spegniamo un po' di luci? Spegniamo un po' di luci, guarda. Si vede meglio? Se io lo metto davanti alla mia bocca, la fiamma tende a spegnersi. Si fanno anche degli esercizi per fare in modo di trattenere il fiato e dare comunque una grossa quantità di suono, cioè molto suono e poco fiato. Questa è una cosa che bisognerebbe imparare quando si fa questo mestiere. Molto suono e poco fiato. Lo riesci a controllare, ma normalmente la gente non lo fa e usa un sacco di fiato per dire una singola parola, per cui la fiamma tende a spegnersi, ok? Quindi, al di là del fatto che questi esercizi andrebbero fatti, però il problema persiste perché Pino non porta la pizza in tempo e poi si raffredda. Tutte queste robe qua, a seconda, vedi, allora, vado più in basso. Perché Pino non porta la pizza e poi si raffredda, hai capito? E se lo tengo in alto sul terzo occhio, a parte bruciare il soffitto, spero di no, non succede niente. Non succede niente perché naturalmente il suono va qui. Ecco perché nella maggior parte dei casi il microfono va tenuto in alto, possibilmente in alto, proprio per evitare le polsive. Però non è detto che le polsive, dato che ci metto anche un pezzo di carta così si vede magari se si muove, non è detto che le polsive poi non si facciano sentire anche in alto, dipende da dove spingi, da come hai come tieni la bocca. Se hai la bocca avanti, per esempio, un po' così, non è una cosa per cui ti prendevano in giro a scuola, ma porca miseria, non puoi tenere il microfono in alto perché hai la tendenza a buttare il suono in su, ok? Quindi è una questione di come muovi la bocca, di come la tieni, di com'è il tuo modo di parlare. Io non sto a indagare su questo, queste sono tutte questioni tue, interne, che devi sviluppare. Però sono le basi di partenza per sapere come tenere il tuo microfono, in alto, in basso, a destra, a sinistra. Quello che so per certo è che se ce l'hai di fronte, proprio così di fronte, la prima cosa che senti è il naso. Quindi se uno ti dice che devi tenere sul terzo occhio, la domanda che io gli faccio: ma cos'hai qui? Qui cosa c'è? La tieni sul terzo occhio, dipende dal tipo di voce che hai. Se hai una voce roboante, tonda, eccetera, e che la tendenza è a non sentirsi il naso, va bene, ci sta tranquillamente, la metti qui e la voce è aperta, va benissimo. Ma se hai una voce nasale e la metti qui, il naso esce tutto, quindi dovrai fare in modo che esca. Senti che io mentre abbasso questo, senti che il suono della voce cambia mentre lo passo davanti alla bocca, poi dopo va davanti al petto. Dici: il petto, ma dove l'hai messo? Là sotto. È lo stesso, sei qui sotto. È detto che non si deve sotto. No, se ce l'ho qui di fianco, l'ho messo di fianco, non l'ho messo esattamente qui davanti, anche perché dovrei avere lo spazio per poter leggere. Se lo sposto qui sotto sembra banale, ma sento di più il petto, meno la bocca che il petto. Ora, sulla mia voce probabilmente non va bene, nel senso che io devo cercare di tenerlo qui all'altezza del mento probabilmente, però di fianco, oppure anche più distante, e poi aumenti il lavoro del gain e del compressore in ingresso, oppure dopo lo fai in post-produzione, cioè gli dai più pompa, in modo che tenendolo lontano si senta un pochettino di più la presenza. Ma c'è un difetto nel fare questa cosa, cioè io l'ho spostato, vedi, dal basso. Allora sono in basso, il microfono che ha una figura cardioide, dietro non riceve niente, c'è pochissima roba dietro. Quello che ricevo lo riceve dalle mie spalle, praticamente tutto ciò che è alle mie spalle arriva qui, ma la mia voce non rimbalzando più dietro,
viene coperta da questa. È come se tu ti mettessi una coperta. Sono io la coperta del microfono in questo momento, ok? Quindi prende anche meno l'ambiente. Io faccio da difesa dell'ambiente. Se lo tengo qui, l'ambiente lo sente di più. Se lo tengo qui, l'ambiente lo sente di meno. Ma c'è anche un altro problema. Dove hai curato l'ambiente? Dalla vita in su o dalla vita in giù? Perché se per esempio dalla vita in giù tu non hai curato il suono e tieni il microfono in alto ma orientato verso il basso, tutte le basse frequenze che vanno a rimbalzare nel pavimento torneranno su e andranno al microfono. Quindi tu magari hai messo i pannelli sopra e allora dici: cosa faccio? Lo metto in alto? Sì, va bene, lo metti un po' rivolto verso l'alto, però lo terrai in basso in questo caso, cioè lo terrai in questa posizione, e senti che il suono è cambiato, perché io qua sopra per esempio ho un pannello che mi copre una certa area di frequenze che mi rimbalzavano qua e là, e ci ho messo un pannello di quelli sopra. Quelli trovi anche nei ristoranti. Ci sono dei ristoranti molto grossi per esempio che hanno tutta una fila di pannelli sopra che sembrano delle luci. In realtà sono pannelli fonoassorbenti, perché negli ambienti molto grandi ci sono dei riflessi che sono molto fastidiosi, per cui stare a tavola in compagnia diventa particolarmente difficile perché c'è questo rimbombo orribile. Allora come fai a chiudere? Devi mettere il pannellare, fare delle cose, e molto spesso mettono questa roba sopra sulla testa che ti dà questo effetto. Sì, lo sai, togli il lampadario, mettici un coso di feltro grosso con un po' di luci e così ci vedi, e in più lui ti toglie delle frequenze, hai capito? Vedi che se io lo sposto da così a così i suoni cambiano. Cioè se io lo metto qui, adesso vabbè che non si sente più di tanto, perché però qui per esempio, vediamo là sotto, allora no, c'è un pannello anche là, c'è un pannello, ho pannellato qualsiasi cosa, quindi non è che ci sia molto da fare, però te ne puoi accorgere molto facilmente se nel tuo ambiente hai un pavimento per esempio senza un tappeto e hai controllato la parte alta. A seconda di come lo orienti il microfono prenderà di più, o la parte bassa dove non c'è il tappeto e quindi rientrano determinate frequenze, oppure la parte alta dove magari hai messo un panno, qualsiasi cosa, dipende dall'ambiente dove sei, hai capito? Quindi a seconda di come lo sposti il microfono in alto oppure in basso, in alto oppure in basso, senti che cambia anche il ritorno di frequenza dell'ambiente. Quindi in questo momento io sto lavorando molto molto vicino al microfono, ok? Quando lavori molto molto vicino al microfono, e questa è un'altra cosa da considerare, ci sono i rumori della bocca. I rumori della bocca non è che siano maggiori o minori a seconda che tu usi più fiato o meno fiato, che tu spinga di più con la voce o meno. I rumori della bocca sono sempre uguali. Quindi quando tu ti avvicini al microfono e parli, i rumori della bocca si avvicinano al livello del suono. Molto di più, perché vengono sentiti. Se tu devi parlare a qualcuno che è più distante, aumenti il livello della voce. Ora a quel punto dovrai controllare la tua intonazione, perché non è che puoi parlare a qualcuno e gli parli sempre così, come se fosse, è vero, lontano, dall'altra parte della valle, perché hai spostato il microfono. Parli come se fosse vicino a te. Sarà il microfono poi a raccoglierti meglio. Questo però è limitato dall'ambiente che hai, perché più lo allontani, più entra l'ambiente nel microfono. Quindi, sia che tu lo voglia più intimo, perché vuoi parlare in modo vuoi stare più vicino, allora io lo metto così, ok? Lo sto tenendo leggermente in basso, non gli sono davanti, gli sono di fianco, lo tengo qui sulla guancia, oppure lo tengo addirittura qui, in modo che prenda il petto. Senti che è diventato più sordo? Più sordo significa che è come se fosse un microfono che ha meno capacità di prendere le frequenze alte. Quindi significa che se hai un microfono che sibila, non ti ci mettere davanti così, perché il microfono sibilerà tantissimo. Lo sposti, è come se tu gli cambiassi l'equalizzazione, cioè è una cavolata pazzesca, però è così, capito? Quindi lo sposti. Io ho preso uno di questi braccetti, ho tutti i braccetti così che si possono orientare, proprio perché è molto più facile, dato che è un ambiente molto piccolino quello dove sono io, e non uso i bracci quelli fissi, perché ci prendono 4 metri quadrati, e invece io ho una scatoletta di tonno, capito? No, non è una scatoletta di tonno, però insomma è un boot, come si dice, quindi è piccolino, e allora con questo io posso orientare a seconda della voce che ho dentro. Ad esempio, se mi arriva una voce femminile
che ha la tendenza ad avere delle frequenze molto alte, sui 5-6 kHz, dove fa dei tss piuttosto evidenti, tento di spostargli l'axis, sì, lo dico off axis perché fa più figo. Sposto l'asse del microfono, non glielo metto esattamente qui così il microfono, ma glielo sposto leggermente di fianco in modo che non raccolga proprio tutte quelle frequenze lì altissime, altrimenti dopo devo intervenire con i desser, che non è bello. I desser, meno usi questa roba, più è bello il suono che stai facendo entrare e più sei sicuro che dovrai lavorare meno in post produzione, perché il trucco poi è quello, cioè fare una bella ripresa per non doverla elaborare dopo, perché se cominci a mettere i filtri su filtri, il suono che stai riprendendo farà letteralmente schifo. C'è da notare una cosa, che non tutti i microfoni hanno l'off-axis uguale, nel senso che questo, per esempio, se io lo metto qua sulla spalla, gli sono quasi di fianco, quindi non sta prendendo granché bene il suono. Però senti che è cambiato il tipo di ripresa, lo alzo, è cambiato ancora, qui adesso sta prendendo, anche se è di fianco, sta prendendo di più le nasali e la bocca sembra più presente, ma dipende dalla voce. Tu adesso stai facendo un confronto, dici no, mi piace di più così, ma dipende dalla voce che gli metti davanti, cioè se lo metti al terzo occhio sentirai più ambiente, quindi il terzo occhio va fatto, sì, però se tu hai un ambiente che ti permette di fare questo, altrimenti prendi tutta la stanza, e poi prende i nasali. E se invece vuoi prendere il petto è qui, all'altezza come si chiama questo coso che c'è qui dove si cosa il coso? Qui sopra lo sterno, qui sopra. Qui c'è il petto che risuona, e se tu hai la voce abbastanza calda e ti metti una mano qui, sentirai che qui vibra, in questo punto qui vibra, e se vibra, queste vibrazioni possono arrivare al microfono. Chiaramente più sono orientate verso quello, meno prendono la bocca, quindi in media stat virtus, e sto a metà in modo che possa prendere una e l'altra cosa, quindi non lo prendo esattamente lì. Ma come vedi, io non gli sto mai davanti così, gli sto sempre così. Dici, ma allora possiamo usare anche un antipop? Mi hai mai sentito colpire la capsula fino adesso? No, perché aveva fatto questo esercizio, devi riuscire a usare molto suono e poco fiato, molto suono con poco fiato. Questo farà sì che tu possa fare anche uno spot da 30 secondi senza dover respirare, che è una cosa che non andrebbe fatta, ma purtroppo di questi tempi va fatta. Capito? Perché se usi molto fiato e poco suono, quindi poco suono, e poi orienti con la bocca, sono anni di esercizio, me ne rendo conto, però va fatto. Oppure gli metti l'antipop davanti, questo è un pezzo della calza che ho usato nelle altre cose, anche perché mi è rimasta anche qualche altra cornice, e lo metti qui davanti, e lui, anche se gli stai molto davanti, tende a non colpire molto la capsula, però quando gli stai davanti dritto così senti che prendi tutti i rumori della bocca, tutti quanti, cioè proprio molto articolato. Dipende dal tipo di produzione che stai facendo. Se stai facendo un corso di avanzamento professionale, tu sei in un'aula, ipoteticamente sei in un luogo, quindi lo tieni a una certa distanza, anche perché il microfono lavora meglio se ha un po' di ambiente, un po' di distanza, e poi puoi lavorare per esempio compressore. Adesso faccio entrare di più il compressore, lo faccio così live, ok? Facciamo entrare di più il compressore con una maggiore enfasi, e ne è vero? Ecco, adesso io sembro più vicino, ho aumentato i livelli del compressore, ma il microfono è più distante. Più lo allontano, più aumento il livello del compressore, più lui ti darà l'impressione di che io sia più vicino. Sto cambiando alcuni parametri in modo da fare questa cosa. Sembro più vicino. Però se ci fai caso senti anche di più l'ambiente. Anche in questo caso, pur avendo aumentato il livello del compressore in ingresso, quindi tu hai un suono che è più presente nonostante io sia più distante, cambiando la posizione del microfono. L'ho fatto così live per una ragione, perché tu poi in post-produzione penserai di trovare lo stesso suono, ma quando cercherai di raggiungere i meno 16 lufs, per esempio, con i compressori, usciranno delle cose, cioè uscirà il rumore della bocca, ma i fiati, li senti? Senti che sto respirando.
E respiri, per forza, adesso il compressore è a manetta proprio, ci sono 2 compressori che stanno lavorando che se possono sentire, è tanto, però alla fine potrebbe anche essere questo il suono che mandi fuori, hai capito? A seconda di come lo alzi il microfono senti di più o meno i fiati. E questo potrebbe essere un discreto problema se tu lo tieni molto vicino. Perché? Come i rumori della bocca si sentono sempre allo stesso livello, cioè quelli hanno sempre un livello fisso, quindi se allontani il microfono i rumori della bocca si sentiranno meno, se lo allontani esattamente dal punto di generazione del rumore e usi più fiato, è un trucco che si usa per esempio quando si ha il raffreddore, no? Quando hai il raffreddore ti fai tutto quello che devi fare per pulirti le vie nasali, per non essere troppo nasale eccetera, però sposti il microfono via dal naso e anche un po' distante. Perché? Perché quando hai il raffreddore fai molti più rumori con la bocca, quindi usi più fiato, più emissione sonora, maggiore emissione sonora, ne usi di più e i rumori della bocca rimangono indietro. Ok? Quindi l'uso del microfono è legato anche a come tu userai il resto. C'è un compressore che sta andando veramente a palla, c'è un VCA e un Opto che stanno spingendo come dei dannati. Però questo ti dà l'idea di quali sono i difetti che poi sentirai realmente in post-produzione, che dovrai andare a togliere. E a questo punto bisognerebbe fare un altro video per parlare solamente di come si trattano i fiati e tutti i rumori. Adesso però non facciamo i fighi, teniamolo così. Allora, dovrei tenerlo così o dovrei tenerlo così? Così la mia voce sarebbe nasale. E io ho una voce molto grossa, ci sta, anche se è un po' nasale, anzi meglio, esce un po' di ma se hai la voce più sottile e tende ad essere nasale, come senti io adesso si sente molto meglio, l'effetto che ti faccio sentire. Man mano che io lo sposto, lui si sposta in ascolto sulle frequenze. Sto cercando di usare parole con le consonanti che fanno sibilo, così che tu possa sentire meglio che man mano che lo sposto cambia il tipo di suono che lui riprende. A seconda di come tu tieni il microfono avrai una resa. Quindi riepiloghiamo. L'ambiente, se ce l'hai trattato sopra, non lo tenere orientato in basso. Se lo tieni orientato in basso, sappi che anche la parte bassa del dove risuonerà la tua voce farà da risonanza, per cui ritorneranno quelle frequenze. Allora l'ambiente magari l'hai trattato in alto e non in basso e ti rientra sul microfono. Nel voice over funziona così, non c'è niente da fare, capito? E poi che altro dire? Volevo dire un'altra cosa? Sì, il tuo corpo può fare da barriera alle risonanze. Adesso ci sono un sacco di compressori, l'ho fatto apposta, lascialo così perché si senta, ok? Se io lo sposto qui e se io mi sposto da qui, per esempio, gli dico sto sempre alla stessa distanza ma vado qui, senti che si sente di più l'ambiente, mentre se io gli vado esattamente davanti l'ambiente sparisce, se ne va, perché io gli sto facendo da filtro. Qui si sente troppo il petto, benissimo, portiamolo tra il mento e lo sterno, e allora a questo punto si sentirà comunque il suono della bocca, ma sentirai le frequenze basse. Lo voglio nasale, lo porto davanti al naso, è lì che sta, ma non davanti così, qui di fianco, guarda, io sto a 3/4. E il fatto di tenerlo sulla spalla non è poi del tutto sbagliato, perché se l'ambiente lo hai curato bene e il microfono lo tieni sulla spalla, tu puoi muoverti molto più agilmente in tutte le tue produzioni, perché devi fare una cosa molto lunga, il microfono sta lì, tu hai lo schermo davanti a te, puoi leggere, lavorare, muoverti anche un po', che non cambia tantissimo il suono del microfono a seconda di come tu ti muovi, perché tendenzialmente gli attori fanno questa cosa, non si muovono davanti al microfono. Lo speaker resta rigido, per quello che senti che è un po' rigido, insomma, perché proprio resta rigido davanti al microfono. Invece l'attore si muove perché è abituato al palco, e se è un po' distante il microfono questi movimenti saranno minimi. E poi dipende dal microfono. Ad esempio il Hewitt è un microfono che ti puoi spostare a destra e a sinistra, non sente grandissime differenze. Ce ne sono altri che sono più con un cardioide più stretto, quindi ipercardioide eccetera eccetera, e allora a seconda di come ti sposti reagiranno diversamente dal tipo di posizione che tu darai al microfono. Ok, io penso di averti detto come si tiene il microfono, come ti pare. Devi metterti lì a ascoltare, capito? Ok, va bene. Inizio che metti in piedi, perché adesso è il momento di cominciare a lavorare, a darci dentro. Ho finito il caffè? No, non l'ho finito, ce n'è ancora il caffè.
Il caffè dicono che non faccia bene alle corde vocali, perché le indurisce. Ma io ce le ho morbidissime.